Nella città di Cherbourg, in Francia, una donna di 29 anni è stata brutalmente violentata e torturata. Il suo aggressore, il responsabile di questo gesto infernale, demoniaco, si chiama Oumar Diaye ed è questa persona. Questa persona era già stata denunciata per molestie sessuali, in un caso per molestie sessuali contro minori e in un caso si trattava di sua sorella di 4 anni. Questa persona però incomprensibilmente girava libera per la Francia e cosa accade? Che un giorno siamo a luglio del 2023, inizia a seguire la propria vittima, questa donna di 29 anni, e riesce a introdursi in casa sua. Una volta in casa sua la violenta con un bastone della scopa, con il manico di una scopa. La violenta per ore e la tortura per ore, fino a perforarle gli organi. Le ha perforato il peritoneo, le ha perforato il colon, le ha perforato l'intestino, le ha perforato il diaframma e le ha perforato le costole. Quando il bastardo esce da casa della ragazza, lui pensa che lei sia morta, talmente le ha fatto male. La ragazza miracolosamente invece è viva, riesce a chiamare i soccorsi e viene portata in ospedale. Quando arriva in ospedale, i medici sono in stato di shock e viene disposto un team di psicologi per aiutare soltanto i medici a lavorare, perché non hanno mai visto una cosa del genere e non sanno come procedere. Viene ovviamente indotto il coma in questa donna, che ancora adesso è fra la vita e la morte, mentre il registro controllato poco fa non abbiamo ulteriori notizie. La Francia entra nuovamente in stato di shock e ci sono dei giornalisti di testate importanti, io prima o poi qualche querela la prenderò, però finché riesco a schivarle le schivo, quindi testate giornalistiche importanti che sono riusciti a dire non è corretto dire che si chiama Oumar Diaye. I francesi, dove non vale più destra e sinistra, credo che l'Italia sia destinata ad arrivare, anche l'Italia, a questo panorama in cui non ce ne frega più niente di destra e sinistra, tutti i francesi si scagliano contro questi giornalisti e a un certo punto succede che quasi tutti i francesi, o perlomeno quelli che io riesco a seguire sui social, stanno chiedendo la pena di morte per Oumar. Ma per quanto... Macron non ha detto niente, una parola, non l'ha detta. Per quanto riguarda questa faccenda di segnalare o meno il nome del criminale quando c'è un'aggressione, eccetera, mi ricollego a questo per parlare di una notizia che è di inizio agosto, che arriva dal Belgio. In Belgio le persone hanno sempre potuto cambiare il proprio nome se il proprio nome era particolarmente ridicolo, pagando una somma di 500 euro. Ma da quando Ahmad Moussin, ovvero un membro del Parlamento regionale di Bruxelles, ha fatto questa proposta e la proposta è stata accettata, anche le persone che hanno un nome che suona straniero possono cambiare il proprio nome e ricevere uno sconto del 90%, che significa che con 50 euro tutti quelli che adesso si chiamano Maometto da domani si chiameranno Jean-Paul o Jean-Pierre. Io personalmente non credo ci sia niente di male nel cambiare il proprio nome, soprattutto se è ridicolo, se una persona soffre. Va bene, cambialo pure. Il problema è che quando ci sono delle notizie particolari, tipo furgone che si getta sulla folla, tipo accoltellamenti, tipo femminicidi in determinate zone, nessuno va a cercare Miguel Rodriguez, andiamo tutti a cercare un nome arabo o un nome musulmano per questo motivo. Questo non potrà più succedere. Dal Belgio tutte le persone che evidentemente con 50 euro vogliono cambiare nome e cognome lo potranno fare benissimo. Vi ricordo che dal Belgio sono usciti gli attentatori del Bataclan che potevano anche essere fermati perché sono andati in macchina a Parigi tranquillamente. Grazie a Giampiero per avermi consigliato il libro di Emmanuel Carrère che devo finire.
e nulla, ad un posto di blocco qualsiasi è chiaro che se la polizia ha già un certo sospetto, magari ci sono delle segnalazioni o semplicemente vanno a istinto e vedono la keffia palestinese e 4 persone che si chiamano 3 Mohammed e 1 Ahmed o Mustafa, ecco, magari prendono una determinata decisione. Se invece si chiamano tutti Jean-Paul e Jean-Pierre e, come dice Al-Qaeda in quel manuale che già vi avevo detto, si sono rasati la barba e poi hanno preso il sole in modo che il colorito fosse omogeneo e arrivano con il cappellino della Nike e un altro paio di maniche. Non solo, e questo ovviamente è il lavoro delle forze dell'ordine, non è che devo sindacare io, però da casa non lo so, avremmo improvvisamente delle persone con il nome francese che accoltelleranno in giro, sputacchieranno in giro sulle sinagoghe o saranno molesti con le donne minorenni. È tutto, grazie mille, ciao, a presto.